Ciao e bentornato o bentornata nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. E allora iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. E mi raccomando, devi cliccare sulla campanella e cliccare su tutte, in modo tale che ti arriveranno proprio tutte le notifiche di cui avrai, tutte le notifiche dei nuovi video. E poi regalami un bel like, quindi un bel pollicione in su e un commentino qua sotto anche per farmi sapere che sei passato o sei passata, quindi anche semplicemente un cuoricino o un altro tipo di emoticon. Allora, oggi andiamo a vedere come calcolare la metratura del tessuto che ti servirà per la tua creazione. Soprattutto questo è importante saperlo quando devi comprare del tessuto per confezionare un capo d'abbigliamento. E siccome alcuni tessuti per realizzare dei capi d'abbigliamento sono molto preziosi e costosi, allora io ti dico, bisogna stare attenti perché molte volte potremmo comprare del tessuto o online o poi andiamo a vedere come, cosa ti consiglio, o online oppure un tessuto ad esempio anche dal negoziante, e devi stare attento o attenta che ci sia tutta la lunghezza, diciamo, che ti serve, perché se no poi, una volta che tu hai iniziato la creazione, sei fregato o fregata. A me è capitato con alcuni abiti, perché erano tessuti che per esempio mi avevano inviato delle aziende e io avevo ideato di fare un determinato vestito, non mi è bastato, però vabbè, io ho trovato poi la soluzione di, siccome era troppo corto e a me piaceva più lungo, avevo inserito una parte in più di tessuto, ma questo è un altro discorso, questo è l'arte di arrangiarsi, perché il cucito ti insegna anche ad arrangiarti nella vita, perché se impari con il cucito, impari anche nella vita. È sempre un insegnamento, anche se impari a fare una cosa che ti sembra diversa rispetto ad un'altra, in effetti il tuo cervello ha imparato a capire di che cosa tu hai bisogno, quali sono le strategie giuste per risolvere il problema. Allora, quando realizziamo un cartamodello da una rivista di cucito, noi abbiamo sempre tutta la quantitativo scritto perfettamente, quindi non si sbaglia. Tu sai il cartamodello, la tua taglia, infatti a seconda della taglia, se vai a guardare nei cartamodelli delle riviste, vedrai che sono tutte, è diverso il quantitativo, perché a seconda della taglia il quantitativo sarà sempre maggiore, quindi più la taglia è grande e più ti servirà più tessuto. Quando vai invece questo quando devi comprare online, diciamo che sei più facilitato a comprare, diciamo, se stai realizzando una creazione appunto da una carta modello di una rivista, perché c'è scritto tutto, semplicemente. Ma se stai realizzando un qualcosa che hai realizzato tu, cioè un tuo cartamodello, chiaramente dovrai, questo è un consiglio personale, aggiungere sempre 20 centimetri in più, sui 10 o 20. 20 vai tranquillo. Quindi se magari il pantalone, ad esempio, non comprare il quantitativo esatto della lunghezza del pantalone, più ovviamente il margine, cioè i margini di cucitura, ma molto di più, almeno ben 10, 15, 20 centimetri in più, perché poi magari lo devi posizionare in quel modo piuttosto che un altro, poi magari ti capita che cosa? Che vai, ritorni in quel negozio e non lo trovi, perché poi alla fine è la sfiga del sarto, questo che è la sfortuna del sarto, che vai e poi non trovi tutto il quantitativo di cui avevi bisogno. Facendoti servire in un negozio, chiaramente sarà tutto più facile,
per il semplice fatto che tu chiederai consiglio al commerciante di tessuti. Io infatti ho iniziato così, non ho mai avuto problemi per quanto riguarda il quantitativo di tessuto, comprandoli di persona. Anche online, ovviamente, se tu chiedi al negoziante dei tessuti online di quanto hai bisogno, chiaramente ti manda quello. Il mio errore è stato fatto perché non avevo preso le misure esatte del tessuto che mi era stato inviato, per cui per quello che il vestito era, alla fine era troppo corto. Non voglio precisare, ecco. Però all'inizio io ho trovato, mi sono fatta anche una bella cultura, devo dire, anche sui tessuti, perché andandoli a vedere, andandoli a toccare, io chiedevo questo che tessuto è, questo è un KD, questo è un Shantung, questo, e quindi io li toccavo con le mani e lì stavo imparando a conoscere i tessuti, perché non basta solamente studiarli in un libro, ma la cosa bella è anche entrare in un bel negozio di tessuti e studiare i tessuti, vedere come sono fatti, toccarli. È un'esperienza bellissima. E come si fa? La stoffa ha una certa altezza. Io ti ho fatto già dei video dove ti ho spiegato come strutturata, diciamo, la stoffa, il tessuto. La stoffa ha un'altezza e una lunghezza. Per quanto riguarda l'abbigliamento, l'altezza solitamente è 140, arriva anche a 120 a volte, 120, 140, 150. 150 proprio è il top, però solitamente si aggira per la stragrande maggioranza a 140 centimetri di altezza. Per quanto invece riguarda i tessuti di arredamento, hanno un'altezza maggiore, addirittura dai 2 metri ai 3 metri. Tant'è vero che io ho comprato tanti tessuti di arredamento, magari di un tessuto di cotone leggero, 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 che però era per l'arredamento, molto carino, e mi sono fatta abiti di tutto e di più, quindi avrei un quantitativo maggiore. L'altezza del tessuto è cimosa a cimosa, quindi le cimose cosa sono? Le cimose sono la parte dove il tessuto è stato tenuto dalle macchine per essere creato. È una sorta di bordo con dei piccoli puntini, molte volte trovi, che non si sfilaccia. La parte proprio che non si sfilaccia, quella è l'altezza del tessuto e la lunghezza invece è proprio nel rotolo la lunghezza che puoi scegliere tu. Quindi dipende, infatti, il cartamodello lo devi posizionare in maniera diversa, anche della gonna, per farti un esempio, se hai un tessuto che è alto 1,20 m, la disposizione della gonna sarà diversa che se avrai una testa del tessuto 140. Quindi è molto importante l'altezza del tessuto per il posizionamento corretto del cartamodello sullo stesso. Quando compri il tessuto devi chiedere la lunghezza, non l'altezza. Cioè devi accertarti dell'altezza, però a seconda dell'altezza chiedi la lunghezza necessaria. Quindi adesso facciamo un esempio pratico, così insomma semplifichiamo le cose. Devi fare un paio di pantaloni. Solitamente, dipende ovviamente dall'altezza, solitamente ci vuole 1,20 m per i pantaloni. Io prendo sempre allora, io prendo solitamente 1,20 m per la mia altezza, che si aggira a circa 1,66 m, 1,68 m. Diciamo quella altezza lì. Ti serve 1,20 m di tessuto? Ok, compra 1,20 m di tessuto, io ti consiglio di comprarne un po' di più, quindi metti che prendine 1,50 m, te lo consiglio, magari 1,40 m di lunghezza, e poi avrai l'altezza che sarà o 1,40 m o 1,50 m per i tessuti di abbigliamento, oppure anche 90 m. Purtroppo molte volte hanno un'altezza hanno un'altezza limitata, ecco, diciamo così. Io spero di averti chiarito le basi, diciamo, dei piccoli consigli su come
scegliere la metratura del tessuto, comprare quindi il tessuto che ti possa bastare per quella determinata creazione che devi realizzare. Io spero veramente di esserti stato utile, allora regalami un bel pollice alzato, like e un commentino qua sotto, fammi sapere cosa ne pensi. E secondo me anche questo tipo di lezioni può essere utile, perché sì, è vero, di tutorial ce n'è tanti, però anche queste lezioni di consigli, secondo me sono molto importanti, anche perché io cucio da veramente tanti anni e mi capita di pensare a voi e di pensare che quali sono magari le difficoltà che possono trovare a cucire quel capo piuttosto che un altro. Io penso che questi video possano essere importanti e possano essere utili. Fammelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo comunque al prossimo video. Ti mando un grande bacio, mi raccomando, iscriviti al canale, la campanella tutta, il commento qua sotto, condividi i video nei tuoi social in modo tale che il canale crescerà sempre di più. Io ti mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!